Amici e amiche modellisti di tutto il mondo, ben ritrovati! Nel video di oggi completiamo la costruzione del secondo piano della Twilight Mansion. Oggi quindi mostreremo essenzialmente le seguenti cose. La costruzione della passerella che si estende nel vuoto della facciata anteriore, come da voi votato nei commenti. La costruzione della torretta in legno che andrà nella parte posteriore e si estenderà in altezza per una parte del futuro terzo piano che andremo successivamente a creare. Oltre a questo completeremo gli ultimi dettagli di design per arricchire il concept finale dell'intero modello. Vi ricordo che l'intero progetto, che viene di volta in volta aggiornato con misure e dime, è disponibile a download per tutti coloro che si sono abbonati o che si sono iscritti alla pagina Patreon con livello Senior Crafter. Amici, abbonatevi al canale o iscrivetevi alla pagina Patreon. Con meno di 4 euro al mese, praticamente una colazione, diventerete sostenitori attivi del canale. Il vostro contributo infatti sarà utilissimo per portare contenuti sempre nuovi e originali qui sul canale stesso. Inoltre, abbonandovi avrete accesso a dei vantaggi esclusivi, come ad esempio il progetto della Twilight Mansion, i progetti dei modelli futuri che verranno portati sempre qui sul canale. Ci saranno progetti extra e anche video di approfondimento riservati esclusivamente a coloro che sono sostenitori attivi. Adesso basta parole, passiamo subito a vedere la costruzione della passerella. Per prima cosa facciamo scorta di listelli da cui ci ricaveremo le assi che faranno da pavimentazione alla passerella. Ritagliamo elementi lunghi 5 cm. Successivamente provvederemo a ridurne le dimensioni relative alla larghezza. Il primo di questi elementi andrà ad incastrarsi all'entrata. Un modo veloce di prendere le misure è quello di appoggiare l'asse alla facciata e segnare i punti dove andrà asportato il materiale. Successivamente, con il cutter, ritagliare ove segnato per portare l'asse alla forma voluta. Incollare la trave sia alla facciata che alla prima asse che abbiamo posato, usando colla a caldo. Fare la stessa cosa con la seconda trave. Per facilitarvi potete ribaltare il modello sottosopra. Le assi di legno che faranno da pavimentazione andranno dapprima ridotte come larghezza. Dopodiché, per conferire un aspetto fantasy, con un cutter potete procedere a rovinarle lungo i lati e negli estremi. Per fare in modo che le due travi di sostegno siano parallele, incollate un asse agli estremi tramite colla a caldo. A questo punto si può procedere con la posa di tutte le assi. Per farlo, cospargere le travi con colla vinilica, che ci assicura di non sciogliere il materiale.
questo caso seguiamo un design prettamente fantasy. Ogni singola asse verrà posata distante dalla precedente per conferire un aspetto pericolante all'intera passerella. Procediamo alla posa dei pilastri in legno che sosterranno il corrimano. Ricordate di arricchire anche la parte sottostante della passerella. Come dico sempre, i dettagli sono quello che fa la differenza in un modello in stile MFA. Le travi di sostegno le realizziamo tramite due listelli a sezione quadrata. Per prendere le misure del taglio utilizziamo il nostro modello come riferimento, segnando con una matita dove andremo ad asportare il materiale con il cutter. Per facilitare l'incollaggio, per le due travi utilizziamo colla a caldo. La passerella adesso è completa. Allora, la passerella è conclusa. Come vedete, le travi di sostegno sono decisamente più lunghe, le abbiamo lasciate più lunghe di proposito perché una volta che il secondo livello sarà completamente pitturato, queste qui andremo a ritagliarle per cercare di incastrarle nella parte frontale su per giù a questa altezza. Poi cercheremo di capire come fare, ma questo è un problema che ci porremo in un secondo momento. Adesso invece ci dedichiamo a riempire la parte posteriore e lo faremo tramite la costruzione appunto della torretta in legno. Per la costruzione della torretta utilizzeremo un pannello di polistirene spesso 5 mm. Ritagliamo, aiutandoci con una riga, gli elementi che comporranno il volume del modello. I due parallelepipedi ottenuti li incolliamo insieme. Questa sarà la struttura della torretta. Vi ricordo che le misure le trovate nel progetto in PDF messo a disposizione per tutti gli abbonati al canale tramite il livello Senior Crafter. Per ottenere la parte superiore del tetto incliniamo il filo della Proxxon a 45 gradi e procediamo a tagliare l'elemento. Con la colla a caldo incolliamo questo elemento nella parte superiore della struttura. L'intera struttura della torretta adesso è completa, non ci resta che rivestirla.
Come precedentemente detto, la torretta sarà una costruzione in legno. Procediamo quindi ad incollare le assi precedentemente tagliate su tutta la superficie. Per evitare di sciogliere il materiale è preferibile utilizzare colla vinilica. Questa andrà spalmata sulla superficie da ricoprire. In questo modo la posa delle assi di copertura sarà davvero semplice. Le assi che si va a posare non dovranno necessariamente avere la larghezza della struttura. Per facilitare il lavoro si possono posare assi leggermente più larghe e successivamente rimuovere gli eccessi con il cutter. Come vi avevo detto, è consigliabile utilizzare colla vinilica, soprattutto se non siete pratici. Io per comodità molti degli elementi lignei per incollarli utilizzo colla a caldo. Come si può vedere, il consiglio di posare assi più larghe della struttura per poi rimuovere gli eccessi è un consiglio sempre valido. Per creare movimento nel design finale, le assi possono essere posate in modi diversi. In questo caso, nella parte inferiore vengono posate perpendicolari rispetto alla parte superiore. Creiamo un po' di movimento anche nel tetto, andando a posare delle travi di rinforzo, come a voler simulare un tetto particolarmente pericolante. Non dimentichiamoci infine le piccole travi di sostegno, ma in generale cerchiamo di arricchire il modello con più dettagli possibili, senza farlo risultare pacchiano. Le finestre le fissiamo provvisoriamente con degli spilli. Una volta pitturata l'intera torretta, provvederemo ad incollarle in maniera permanente. La torretta così costruita è completa. Come detto anche durante la costruzione, le finestre frontali e l'apertura laterale sono state collegate tramite spilli perché in fase di colorazione del modello queste le coloreremo in separata sede e dopodiché andremo ad assemblare il tutto. Una volta pitturata la torretta, in realtà mi piacerebbe aggiungere ulteriori dettagli
per arricchire il design complessivo, come ad esempio stavo pensando a una canna fumaria, mentre invece per il laterale destro in questo momento non ho ancora idee. Se voi avete qualche suggerimento da darmi, scrivetelo pure qui nei commenti. Amici, ecco come si presenterà il modello una volta assemblato. In questo momento la torretta è collegata anch'essa solamente con degli spilli. Una volta pitturata andremo a incollarla al resto del modello. Amici, mancano ancora gli ultimi dettagli, non perdiamo tempo, andiamo a vedere come completare la facciata anteriore e il graticcio della parete posteriore del modello. Per facilitare la posa dei graticci nel lato posteriore, delimitiamo con una matita lo spazio occupato dalla torretta. Fatto questo, la torretta può essere anche rimossa per poter operare più comodamente. La posa dei graticci è un'operazione che viene lasciata alla fantasia del costruttore. Se siete alle prime armi, potete ispirarvi con quello che vedete nel canale. Una volta che sarete più esperti, vi verrà automatico creare i vostri design. Anche la facciata frontale andrà arricchita. Come prima cosa creiamo la struttura in legno dove verrà incassato il finestrone. Dopodiché procederemo con gli abbellimenti grafici. Alternare pareti a graticcio con pareti in pietra e pareti in legno aiuta a rendere il design più bello e articolato, che è una delle caratteristiche principali dello stile MFA. La costruzione delle finestre è uno dei video di approfondimento a disposizione degli abbonati al canale. Anche in questo caso procediamo solamente al montaggio senza incollarle, in quanto quando procederemo con la pittura del modello le finestre, le porte e gli scuretti verranno tutti dipinti a parte. Prima di procedere alla copertura del tetto della parete sinistra, è utile ricavarsi un ingresso per poter lavorare successivamente nel montaggio degli infissi. Sarebbe stato opportuno farlo prima, ma a volte capita che certi accorgimenti vengano fatti in corso d'opera.
Amici, anche oggi siamo arrivati alla fine del video, manca la copertura superiore, qui vedremo se inserire una pavimentazione, quanto farla larga, dobbiamo pensare a come sarà in effetti il design del terzo piano che andremo ad aggiungere alla Twilight Mansion. Per quanto riguarda il corrimano della passerella, l'ho volutamente lasciato in questo modo perché come soluzione andrò ad adottare la stessa utilizzata nel modello della corte. Se non avete visto il video vi lascio qui il link. Idea che, ad essere sincero, è stata a sua volta rubata a un eccellente modellista di nome Elena e del suo modello che potete trovare alla sua pagina Facebook Helen Art. Amici, siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto, vi chiedo quindi di lasciare un like, commentate con le vostre idee, suggerimenti per come vi piacerebbe vedere proseguire il terzo piano della Twilight Mansion. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!